Ciao a tutti e benvenutissimi al nostro canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che so che molti di voi stavano aspettando. Oggi andremo a sviscerare un argomento che sta facendo parlare tanto i fan delle soap opera turche, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. I progetti saltati e tutta la verità dietro le voci che circolano online. Insomma, cercheremo di fare chiarezza su cosa è successo veramente, separando la realtà dalla finzione. Prima di iniziare, però, un piccolo favore. Se siete nuovi da queste parti, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche. Così sarete sempre aggiornati sui nostri nuovi video, pieni di scoop, curiosità e approfondimenti sul mondo delle serie TV turche. Prometto che non ve ne pentirete. E se siete già iscritti, un grazie di cuore per il vostro supporto, siete fantastici. Bene, adesso possiamo iniziare a parlare di Burak e Neslihan. Come sapete, entrambi sono due delle stelle più brillanti del firmamento turco, con un seguito enorme in tutto il mondo. Burak, con il suo fascino da macho e il talento innegabile, ha conquistato il cuore di milioni di fan con ruoli iconici in serie come Il Sultano, Kara Sevda e, più recentemente, Kurulus Osman. Neslihan, invece, è diventata una vera e propria icona di stile e bravura grazie alla sua interpretazione intensa e commovente in Kara Sevda, dove, ironia della sorte, recitava proprio con Burak. Ed è proprio Kara Sevda il punto di partenza di molte delle voci e dei rumors che andremo ad analizzare oggi. Perché, diciamocelo chiaramente, la chimica tra Burak e Neslihan in quella serie era palpabile, elettrizzante. Tanto che, inevitabilmente, si è iniziato a speculare su una possibile relazione anche al di fuori del set. Ovviamente, queste voci non sono mai state confermate, anzi, sono state smentite più volte dai diretti interessati. Burak, infatti, è felicemente sposato con la bellissima Fariye Evcen, anche lei una star di primissimo piano, e insieme formano una delle coppie più amate e invidiate della Turchia. Neslihan, d'altra parte, è sposata con l'attore Kadir Dulu, con cui ha una relazione solida e duratura. Quindi, da dove nascono tutte queste voci sui progetti saltati e i presunti dissapori? Beh, la risposta è complessa e coinvolge una serie di fattori. Innanzitutto, bisogna considerare l'enorme attenzione mediatica a cui sono sottoposti Burak e Neslihan. Ogni loro mossa, ogni loro dichiarazione viene analizzata, interpretata e, spesso, anche distorta. Questo crea un clima di pressione costante che può rendere difficile la gestione della propria immagine pubblica. In secondo luogo, bisogna tenere conto della competitività che esiste nel mondo dello spettacolo. Burak e Neslihan sono entrambi attori di successo, richiestissimi e ambiti dai produttori. È quindi naturale che ci siano delle sovrapposizioni nei progetti, che alcuni ruoli vengano offerti a entrambi e che, alla fine, uno dei due debba rinunciare. Questo, però, non significa necessariamente che ci siano dei dissapori personali. Semplicemente, a volte le cose non vanno come previsto. Un esempio concreto di questa dinamica è la serie Il Turco, una produzione internazionale che vedeva Burak Özçivit nel ruolo del protagonista. Inizialmente, si era parlato di Neslihan Atagul come possibile coprotagonista femminile. L'idea di rivederli insieme sullo schermo aveva entusiasmato i fan, che avevano iniziato a sognare un nuovo successo come quello di Kara Sevda. Tuttavia, alla fine, il ruolo è stato assegnato a un'altra attrice. Questo ha scatenato una serie di speculazioni, con alcuni che parlavano di un veto da parte di Fariye Evcen, gelosa della chimica tra il marito e Neslihan, e altri che ipotizzavano un rifiuto da parte di Neslihan, stanca di essere accostata a Burak. La verità, però, sembra essere molto più semplice e meno romanzesca. Da quanto trapela dalle fonti più attendibili, la decisione di non coinvolgere Neslihan nel Turco è stata puramente artistica. I produttori e il regista avevano in mente un profilo diverso per il personaggio femminile e hanno ritenuto che un'altra attrice fosse più adatta al ruolo. Nessun veto, nessun dissapore, solo una scelta professionale. Un altro progetto che ha alimentato le voci di crisi è un'ipotetica serie televisiva in cui Burak e Neslihan avrebbero dovuto interpretare due amanti tormentati. Anche in questo caso, si era parlato di un'offerta formale da parte di una importante casa di produzione turca. I fan erano in delirio all'idea di rivedere i due attori in un ruolo romantico e drammatico. Tuttavia, anche questo progetto è naufragato. Le ragioni di questo fallimento,
però sembrano essere diverse rispetto a quelle di El Turco. In questo caso, sembra che sia stato Burak a rifiutare il ruolo. Secondo alcune indiscrezioni, l'attore avrebbe preferito concentrarsi su progetti più impegnativi e meno legati al genere romantico. Dopo il successo di Kurulus, Osman, Burak sembra intenzionato a esplorare nuovi territori e a dimostrare la sua versatilità come attore. Quindi, ricapitolando, cosa possiamo concludere da tutta questa storia? Innanzitutto, che gran parte delle voci che circolano online sono frutto di speculazioni e di interpretazioni forzate. La realtà è spesso molto più semplice e meno sensazionale di quanto si possa immaginare. Burak e Neslihan sono due professionisti che hanno lavorato insieme con successo in passato e che, probabilmente, continueranno a farlo in futuro. Non ci sono dissapori personali, né veti, né gelosie. Semplicemente, a volte i progetti non vanno in porto per una serie di motivi che non sempre dipendono dalla volontà degli attori. È importante, quindi, non farsi influenzare dalle voci e dai rumors che circolano sui social media e sui siti web. Bisogna sempre cercare di verificare le fonti e di distinguere la realtà dalla finzione. Burak e Neslihan sono due grandi attori e meritano rispetto e ammirazione per il loro talento e la loro professionalità. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a fare chiarezza su questa vicenda. So che era un argomento che vi interessava molto e ho cercato di affrontarlo nel modo più obiettivo e imparziale possibile. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero davvero che vi sia piaciuto e che vi abbia fornito qualche informazione interessante. Se avete domande, curiosità o commenti sull'argomento, non esitate a scriverli qui sotto. Sarò felice di rispondervi e di interagire con voi. E, come sempre, vi invito a mettere un bel mi piace al video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci aiuta a crescere e a creare contenuti sempre migliori. Quindi, cosa aspettate? Mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti. Ora, approfondiamo un po' la questione, analizzando i diversi aspetti che contribuiscono a creare questo clima di speculazione e a capire meglio le dinamiche che regolano il mondo dello spettacolo turco. Partiamo da Kara Sevda. Questa serie è stata un vero e proprio fenomeno, non solo in Turchia ma in tutto il mondo. La storia d'amore tormentata tra Kemal, Burak Özçivit, e Nihan, Neslihan Atagul, ha catturato l'attenzione di milioni di spettatori, grazie anche alla chimica incredibile tra i due protagonisti. Questa chimica era così forte che, come abbiamo detto, ha alimentato voci di una possibile relazione anche nella vita reale. Ma, al di là delle speculazioni, è innegabile che Burak e Neslihan abbiano saputo creare una connessione profonda e autentica tra i loro personaggi, rendendo Kara Sevda una serie indimenticabile. La pressione mediatica, come accennavamo prima, è un fattore cruciale in questa storia. Immaginate di essere costantemente seguiti dai paparazzi, di vedere ogni vostra interazione interpretata e commentata, di dover rispondere a domande indiscrete sulla vostra vita privata. È una situazione estremamente stressante che può mettere a dura prova anche le persone più forti. Burak e Neslihan, come tutte le star, sono costantemente sotto i riflettori e devono fare i conti con questa pressione ogni giorno. Un altro aspetto da considerare è il ruolo dei social media. Oggi, i social media sono diventati una parte integrante della vita delle persone, ma anche uno strumento potentissimo per diffondere notizie, vere o false che siano. In pochi secondi, un rumor può fare il giro del mondo e diventare virale. Spesso, le voci su Burak e Neslihan nascono proprio sui social media, alimentate da fan che sognano di vederli insieme anche nella vita reale o da account che diffondono notizie false per creare scalpore. E poi c'è il fattore Fariye Evcen. Come abbiamo detto, Fariye è la moglie di Burak ed è anche lei una star molto amata in Turchia. È inevitabile che la sua figura sia coinvolta in queste speculazioni. Alcuni fan la vedono come una sorta di rivale di Neslihan, ipotizzando gelosie e rancori. Ma, anche in questo caso, è importante ricordare che si tratta solo di speculazioni. Fariye è una donna intelligente e sicura di sé e ha sempre dimostrato di avere un ottimo rapporto con Burak. Per quanto riguarda il turco, la serie che vedeva Burak protagonista, è importante sottolineare che le decisioni di casting sono complesse e coinvolgono molti fattori. Non si tratta solo di scegliere gli attori più famosi o più talentuosi, ma di trovare le persone giuste per interpretare i personaggi in modo credibile e convincente.
Nel caso di El Turco, i produttori e il regista avevano probabilmente in mente un profilo specifico per il personaggio femminile e hanno ritenuto che Neslihan non fosse la scelta migliore. Questo non significa che Neslihan non sia una brava attrice, ma semplicemente che non era adatta a quel ruolo specifico. E veniamo all'altro PR. Oggetto saltato. La serie televisiva in cui Burak e Neslihan avrebbero dovuto interpretare due amanti tormentati. In questo caso, come abbiamo detto, sembra che sia stato Burak a rifiutare il ruolo. Questo dimostra che gli attori hanno il diritto di scegliere i progetti che ritengono più interessanti e stimolanti per la loro carriera. Burak, dopo il successo di Kurulus, Osman, sembra intenzionato a esplorare nuovi generi e a mettersi alla prova con ruoli diversi. È una scelta legittima che va rispettata. Ma cosa c'è di vero nelle voci di un possibile veto da parte di Fahriye Evcen? È difficile dirlo con certezza. Le fonti ufficiali smentiscono categoricamente questa ipotesi, ma è inevitabile che ci siano voci e rumors che circolano dietro le quinte. È possibile che Fahriye abbia espresso qualche perplessità all'idea di vedere Burak recitare di nuovo con Neslihan in un ruolo romantico, ma non ci sono prove concrete di un veto vero e proprio. Un'altra cosa da considerare è che il mondo dello spettacolo turco è molto competitivo. Ci sono molti attori talentuosi che lottano per ottenere i ruoli migliori. È quindi naturale che ci siano rivalità e gelosie, ma questo non significa necessariamente che Burak e Neslihan siano in conflitto. Semplicemente sono due professionisti che cercano di fare il loro lavoro al meglio. In conclusione, la storia dei progetti saltati di Burak Özçivit e Neslihan Atagul è un mix di speculazioni, rumors e realtà. È importante non farsi influenzare dalle voci che circolano online e cercare di capire la situazione in modo obiettivo e imparziale. Burak e Neslihan sono due grandi attori che meritano rispetto e ammirazione per il loro talento e la loro professionalità. E ricordate, la realtà è spesso molto più semplice e meno sensazionale di quanto si possa immaginare. Non ci sono dissapori personali, né veti, né gelosie. Semplicemente, a volte i progetti non vanno in porto per una serie di motivi che non sempre dipendono dalla volontà degli attori. Spero che questa analisi approfondita vi sia piaciuta e che vi abbia aiutato a fare chiarezza su questa vicenda. Grazie ancora per aver guardato il video fino alla fine. Se avete altre domande o curiosità, scrivetele qui sotto. E non dimenticate di mettere mi piace, condividere e iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti. E non dimenticate di seguire il nostro canale per altri scoop e approfondimenti sul mondo delle serie TV turche. Presto vi porteremo nuove interviste esclusive e dietro le quinte dei vostri programmi preferiti. State connessi.